Buongiorno alle mie principesse e ai miei principi, come state? Come state questa mattina? Io ho una bomba e sono pronta a donarvi la bombitudine stamattina, a supportarci nel percorso evolutivo di questo meraviglioso posto chiamato vita. Allora, vi voglio raccontare una storia stamattina. Sapete come per sciamanizzare, sapete che gli sciamani, come vi ho detto anche altre volte, sono dei cantastorie. Loro ti raccontano di storie, ti raccontano delle storie e poi tu inizialmente magari non ci capisci niente. Poi passato qualche giorno, qualche settimana, ti accorgi che quella storia che ti ha raccontato quello sciamano ha lavorato dentro di te. Perché? Perché lo sciamano, essendo in contatto col subconscio collettivo, con la propria interiorità, con i propri inferi, cosa fa? Parla al tuo subconscio, non parla alla tua mente, seppur ti parla. E quindi quelle informazioni lavorano all'interno di te. Allora, questa mattina voglio sciamanizzare e voglio raccontarvi una storia, poi facciamo delle varianti. Allora, dovete sapere, vedete che ho questo anello nuovo, ok? Allora, la storia di questo anello è una cosa incredibile. Dovete sapere che ieri ero molto arrabbiata con Papino, ero molto arrabbiata con mio padre. Perché? Dovete sapere che mio padre è un discolo, è un discolo come me. E tutti si preoccupano della sua salute perché? Della sua salute perché è un grandissimo fumatore, è un filosofo, un poeta a modo suo, che da quando è andato in pensione, sono più di 12 anni che è andato in pensione, è come se fosse su un altro pianeta, più del normale, no? Ok. Allora io questa cosa all'inizio non l'accettavo, no? Perché ho il mio parametro di giudizio rispetto al fatto che una persona, se non è tutti i giorni H24 efficiente, che si dà come un treno, secondo i parametri di riferimento che abbiamo, che sono quelli del sistema culturale in cui ci troviamo, che ci vogliono accelerati, allora che succede? Che guardando mio padre da questa prospettiva è come se lui si lasciasse andare. Perché? Perché non è attivo come lo sono io, come mia madre che va a scuola tutti i giorni, sta 12 ore a scuola, io sono... Ok, mio padre invece ha una calma considerevole. Ha il suo mondo con i suoi acciacchetti, con la sua tosse imperitura da grande fumatore. E allora quindi quante volte no, abbiamo noi pressato sul fatto che dovesse avere un comportamento diverso, un approccio diverso alla vita, curarsi di più, la frase standard smetti di fumare, tutti i medici smetti di fumare, ok. Visto che ogni tot va al pronto soccorso così, ma poi si riprende come se fosse veramente un canarino, un uccellino, ecco, fa anche molto sorridere mio padre, perché io poi lo guardo e rido. Perché poi gli chiedo, papà come stai? Che sto benissimo! Ti verrebbe voglia di sgozzarlo, capito? Cioè, dici, papà, cioè, si risveglia dai suoi coma, che sa solo lui, e quindi è un po' discolo, diciamo. Allora, perché vi sto raccontando questo? Perché voglio proprio sciamanizzare. Ecco, io ieri ho capito una cosa molto forte, ero molto arrabbiata con papà. Prima di andare a casa sua, mi sono fatta un rito, ho fatto un rito, mi sono messa di sana pianta e ho avuto un pianto disperato perché non accettavo il modus vivendi di mio padre. Mi sono fatta un pianto disperato, ero come una disperata, però consapevole, invocando il dio Ade, dio degli inferi, il dio Pan, il dio della terra, da cui vengono gli attacchi di panico, evocando queste forze e chiedendo, evocando tutte le immagini peggiori che potessero accadere, va bene, tutte le immagini peggiori che potessero accadere. Mi sono immaginata papà che passava dall'altra parte del velo, mi sono immaginata tutti i dettagli, cioè ho voluto proprio disperarmi consapevolmente perché conosco le regole del gioco. Ok, sappiamo che quando facciamo questo, tu integri la forza del Dio. È come se io rifiutassi, no? Cioè, le conoscenze ce le abbiamo, però quando dobbiamo poi applicare, cioè, ok, cioè fa male. Quindi la tua mente dice fa male, è sbagliato, e tu invece dici
in quel momento quando ti metti a fare il rito, no, fa bene, è giusto, ok? Quando vogliamo evitare le immagini di morte, le immagini di distruzione, le immagini di disastro, evitare, 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 sono forze che dal subconscio salgono a bomba. Se non sei preparato, non puoi gestire la forza del Dio. Quindi tu che fai evocando queste forze? Evocando queste forze tu ne integri il potere. E quindi sei preparato a tutto, sei anche più sereno, la tua vibrazione, il tuo stato d'animo cambia. E quindi cambiano anche gli eventi. Va bene? Che era successo? Che mia madre mi aveva chiamato dicendo papà sta tossendo più del normale. Io sono impazzita, ok? Sono impazzita. Dammi da parte la paura, no? Ok. Sono andata a casa loro. Prima ho fatto il rito, immaginandomi di tutto, ok. E poi sono andata a casa loro. Mentre ero in macchina, dicevo, ti dico come ho fatto il rituale, invocando tutti questi dei, comprensivo del mio sé superiore, perché il sé superiore poi è lo stesso Dio degli inferi, è lo stesso Dio Ade, scusami, lo stesso Dio Pan, perché la divinità funziona in questo modo, è il tutto nella parte, la parte nel tutto, è una complessità di come se una divinità, la divinità è complessa, ripeto, è tutto nella parte, la parte nel tutto. Quindi il mio sé superiore è anche il dio Ade e anche il dio Pan, è tutto, ok. Quindi ho fatto questo, ho avuto vari immaginavo di tutto, ho avuto varie forme di personalità all'interno, a un certo punto ho avuto anche la voce di una bambina piccola che alla fine ha detto non ti preoccupare, adesso sono io la mamma la tua mamma, cioè dicevo a me stessa e abbracciavo la mia bambina interiore, però mi sono concessa la paura di vivermi quelle emozioni drammatiche di morte devastanti, me lo sono concessa. Ho fatto un'ora di questo rituale e poi stavo così sul divano, prima sul divano, poi mi sono messa a terra e guardavo il soffitto con tutta questa faccia lacrimante. Cioè, ho fatto un rituale di purificazione totale, di integrazione del Dio e sentivo accanto a me la presenza del mio sé superiore che voleva farmi proprio espurgare questo attaccamento, l'attaccamento a un'idea di come dovrebbe essere. Che cosa c'è in questo attaccamento dell'idea di come dovrebbe essere la cosa? L'attaccamento, la mancanza di rispetto nei confronti del karma di mio padre, il mio egoismo. Quindi avevo l'attaccamento che si manifesta con la mancanza di rispetto del karma di mio padre, perché io non posso fare niente sul karma di nessuno, solo sul mio posso intervenire dicendo sì o continuando a procrastinare a dire no. Quindi mi preoccupo del trapasso di mio padre, sì, anche troppo, talmente troppo. Evidentemente questa è la mia linea karmica, d'accordo? Ok. Sciamanizziamo. Abbiamo già iniziato a sciamanizzare, evocando, prendendomi un'ora apposta, evocando le immagini, che poi sono, tutte le immagini che ti arrivano sono volute dall'anima, proprio perché tu faccia un certo tipo di esperienza evolutiva che è propedeutica a sciogliere attaccamento, sciogliere attaccamento. Secondo i buddisti noi abbiamo 1500 attaccamenti, 500 sul piano materiale, 500 sul piano emotivo, 500 sul piano mentale. E di vita in vita e di morte in morte noi eliminiamo attaccamenti, ci rincarniamo, moriamo, ci rincarniamo, moriamo per eludere attaccamenti, eliminare attaccamenti. Ok. Allora, che è successo? Mentre sto andando dai miei, dicevo, io integro tutto, accolgo tutto, non mi importa più di gestire una situazione, di avere il controllo sulle situazioni. Io non posso avere il controllo su niente. E gli eventi sono già prestabiliti dal mio karma, posso avere controllo solo nel dire sì o nel procrastinare e dire no. Cioè, io integro tutto, quello che è, vado a casa, come lo trovo, mio padre non mi interessa più, accolgo tutto, amo il suo karma, amo il karma di mia madre, amo mio padre, amo tutto, non mi importa niente. Lascio il controllo.
questa è stata la chiave. Lascia il controllo di che cosa sta mangiando papà, se si sta prendendo le medicine, quanto sta fumando, cioè, lascia il controllo, lascia il controllo, lascia il controllo. C'è una divinità incarnata in mio padre, c'è un divino. Come pretende la mia mente razionale basata su cosa è giusto, cosa è sbagliato, secondo una morale che abbiamo adesso che vuole il controllo su tutto, che non ha a che fare, non sa niente dell'anima? Come posso pretendere io di sapere cosa so? Allora vado, busso a casa. Mi apre mia madre serena e tranquilla e vedo mio padre che stava cenando, sereno e tranquillo. Cioè, c'era una serenità. Io pensavo che ci fosse una tragedia a casa, capite che cosa fa la mente? E sereni e tranquilli. Ciao Checca, che bella, come mai questa visita? Volevo ucciderli, cioè giuro, non aveva niente a che vedere con quello che io mi ero fatta nel cervello, le immagini che mi aveva mandato la mia anima non sono reali, cioè sono immagini che servono a me affinché io elimini certi attaccamenti e vado là, stanno sereni e tranquilli. Sereni e tranquilli, mio padre tossisce, ma perché tossisce? Ma tossirà fino a 200 anni, ma va bene, ha il suo percorso, ma un conto è dirlo, un conto farne l'esperienza. Magari nessuno è pronto allo sconosciuto, no? A quello che c'è dopo questa vita. Nessuno è pronto, ma ci prepariamo integrando le forze. Così che io non ho detto niente del mio rito sciamanico. Li ho visti, ero andata lì però con l'intenzione di cantargliene quattro a uno, all'altra. Niente, ho visto mia madre in una bellezza che non avevo mai visto, in una dolcezza infinita, cosa che mia madre non è, almeno io la percepivo così perché è molto dura. Niente, l'ho vista serena, bellissima. Ho visto mio padre con una dolcezza infinita e con una rilassatezza, con una serenità come... Dico, ma... Cioè, capite? Quindi il rito che ho fatto io è servito affinché cambiasse anche l'immagine che avrei proiettato poco dopo a casa dei miei. Non c'era né disperazione né niente. Mia madre niente, mi aveva detto quella cosa al telefono, papà sta tossendo più del solito. Arrivo, c'ho la tosse, ma non è una cosa grave. Cioè, mi spiego? Perché vi sto raccontando questo? Perché bisogna anche riappropriarsi dei rituali. I rituali li abbiamo delegati agli organismi esterni, li abbiamo delegati alla Chiesa, allo Stato. Dobbiamo riappropriarci del potere del rito, dei rituali come erano gli antichi, questo ti avvicina al tuo spirito. Quindi, insomma, vado a casa, mentre erano così sereni e tranquilli, li guardavo e mia madre, ma che sei stanca? Che è successo? Niente. Sono stanca e contenta, cioè, dopo un inferno. Quindi mio padre si gira e fa, Checca, ho trovato, ti regalo questo anello. L'ho trovato per strada tempo fa e te lo volevo dare. È un anello d'argento. Qua c'è il rosa, una tipo perla, madreperla rosa, azzurro e bianco. Cioè qua c'è il femminile, il maschile e la perla del bianco. Ho visto madre, padre e figlia. Io ieri volevo fare la figlia. Avendo accolto come madre durante la trasmutazione, il rito che vi ho detto, sciamanico, dove io dicevo alla mia bambina interiore, adesso ci sono io la tua mamma, non devi fare contenta nessuno fuori se non te stessa, se no a me, devi fare contenta me, e io sono contenta se tu sei felice come tu vuoi essere, cioè tutte queste cose. Avendomi accolta come madre e figlia, ho fatto la figlia ieri in una serenità meravigliosa. Non c'era niente di grave a casa, mi ero allarmata. La mia mente razionale direbbe inutilmente, ma non è inutilmente. Era giusto che avessi quelle immagini nella testa mandate dall'anima affinché potessi compiere un certo percorso ieri di salto evolutivo che mi permettesse di accogliere, di includere. Noi sappiamo che tutto ciò che ci accade durante la nostra quotidianità e nella nostra vita sono simboli, tutto è un simbolo, tutto parla
della connessione con Dio e la discesa sulla terra dell'uomo ha l'unico scopo di ritornare all'uno, però in modo consapevole. Quindi vai via dal paradiso terrestre in cui sei inconsapevole, anche la storia di Amore e Psiche ce lo insegna, no? Quando si amano Amore e Psiche nel buio, nell'inconsapevolezza, poi lei si sveglia, accende il lume della ragione, si crea l'ombra fino a quando lei non cerca di ritrovare amore però con la consapevolezza. Ok, quindi l'uomo scende sulla terra e deve ritrovare l'uno, cioè la connessione con Dio, il suo sposo celeste, la sua sposa celeste, attraverso i vari simboli con cui avrà a che fare. Questi simboli sono tutte immagini dell'anima. Tutto quello che crei durante la giornata nella tua vita sono immagini dell'anima, già prestabilite a livello karmico affinché tu possa avvicinarti sempre più all'unione con il tuo sposo celeste, il tuo sé superiore, Dio. Così come le persone che incontriamo, le persone che abbiamo davanti, madre e padre, sono una maschera del divino. Come vi ho detto già un'altra volta, la parola maschera viene dall'etrusco persu, che significa, scusami, la parola persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera. E gli etruschi utilizzavano le maschere durante il teatro. Quindi ogni persona che abbiamo davanti o che abbiamo nella nostra vita è una maschera, quindi un simbolo del divino. E le esperienze a livello emozionale, di forze, di dei che fai con le persone servono affinché tu ti riporti all'unione cosmica con Dio, con il tuo sé superiore, al ritrovo di amore. Quindi queste forze quando ti arrivano in qualità di emozioni fortissime che sono dei, divinità, qual è una delle qualità principali che devi sviluppare, che vogliono che tu sviluppi queste forze? L'inclusione, compassione, il femminile, che negli ultimi tempi è imperativo che venga sviluppato, che significa accoglienza, ricettività, ma soprattutto lasciarsi andare. E qui mi sono lasciata andare alle emozioni, ho smesso di avere il controllo ieri, il controllo, quanto ho mangiato, chi ha mangiato, ma sta fumando, era così, ho lasciato andare il controllo, mi sono lasciata andare. Quello che si è manifestato dopo, un'ora dopo, era una realtà meravigliosa. E lui che mi ha dato questo anello è indicativo. Ha trovato per strada questo anello d'argento e me l'ha messo al dito. Cosa vuol dire questa cosa? Il padre biologico, che in questo caso è il mio sé superiore, mi promette, c'è la sua promessa d'amore, del fatto che io ho sviluppato quel femminile che era necessario che io integrassi, cioè l'accoglienza di qualsiasi cosa accade. Di conseguenza cosa succede? Cambiano le mie vibrazioni, mi lascio andare, cambiano gli eventi esterni. Non evitiamo la morte fisica, ma evitiamo il concetto, l'immagine della morte drammatica del corpo fisico. Allora i buddisti dicono che tutto è immagine, è immaginazione, tutto è illusione. E dicono anche, ma lo dicono anche tante, la filosofia esoterica più profonda, anche il cristianesimo esoterico, ma tutte le grandi culture, non esiste né nascita, anche la teosofia, né nascita né morte. Le nascite e le morti sono un'immagine dell'anima, un'illusione. Non esiste né nascere né morire, in natura non esiste la morte. Ogni cosa è trasformazione, esiste solo un passaggio di stato, è una trasformazione. L'immagine della morte l'ha creata l'anima della morte affinché noi sviluppassimo in questo Kali Yuga la parte femminile, cioè la fede in ciò che non si vede. Quindi noi attraverso lo stato di difficoltà dell'inclusione della morte in sé come la fine di tutto, facendo questa trasmutazione, accogliendo col femminile, con la fede in ciò che non sappiamo cosa c'è dopo, noi smetteremo di creare la morte. Qua si aprirebbe un podcast, piano piano vi passerò tutte queste informazioni. Comunque,
vi ho raccontato questa storia per dirvi che noi, io dovevo includere le immagini del mio karma e piano piano lo sto facendo con i mezzi che ho, ognuno fa quello che ha, quello che può con i mezzi che ha. E ciò non significa che siamo esenti, no, dal dolore. Il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta, come dice Eckhart Tolle. Bisogna fare questi rituali, questi passaggi con consapevolezza affinché noi cambiamo la realtà esterna, non viviamo più la realtà esterna come vittime, ma da co-creatori, integrando le forze del Dio e il Dio. Quindi, tutti felici e contenti. Io vi ho raccontato questa storia, ragazze mie, ragazzi, e adesso a questo punto metterò degli oracoli. Voglio vedere cosa ci dicono per la giornata di oggi. Abbiamo già sciamanizzato con questa storia. Ok, vediamo un po' la giornata di oggi. Cosa ci dicono sulla giornata di oggi? Vediamo. Perché poi, no, come vi dico sempre, più scendi nelle profondità e ti allei al dio Ade, che è il dio degli inferi, più tu integri i doni, i tuoi talenti, le qualità, le capacità che ci sono nel tuo subconscio, che sono i più grandi tesori. È come la storia di Perseo, che per uccidere Medusa, per trovare gli strumenti per uccidere Medusa, va nel regno di Ade, negli inferi di se stesso, per prendere gli strumenti per uccidere Medusa, che poi vediamo non è mai non è un'uccisione vera e propria, tagliandole la testa nasce il cavallo alato, Pegasus, dal suo sangue nascono poi i coralli, che noi conosciamo coralli, il gigante, è una trasformazione, non è mai una morte. Quindi la storia di Perseo ci insegna quanto è fondamentale scendere negli inferi, laddove poi Perseo prende i sandali alati, cioè la leggerezza, è tutto simbolico, noi dobbiamo scendere negli inferi. Io devo fare quella trasmutazione ieri, evocando il dio Ade e il dio Pan per non avere paura di scendere negli inferi. Mi spiego? E quindi abbiamo fatto una trasformazione, un atto sacro, una magia. Quindi per essere leggeri devi scendere in profondità. Perché la nostra mente razionale oggettivizza tutto, prende tutto alla lettera. E noi dobbiamo trascendere quella mente razionale, che è una parte così piccola rispetto all'infinità della tua anima, che non si sa dove inizia, non si sa dove finisce. Quindi il succo qual è? Fede in ciò che non si vede. Fede in ciò che non si vede. Perché questo è quello a cui l'umanità sta andando. Ok. Allora, andiamo a vedere qual è il messaggio di oggi. Non ci posso credere, il grembo cosmico, il divino femminino. Abbiamo parlato del femminile. Siamo nella fase, ragazze mie, oggi lo sentirete questa cosa, che dentro di voi il vostro femminile, cioè la vostra fede, sta divampando in ogni vostra cellula. Divampando in ogni vostra cellula. È bellissima questa cosa. Cos'altro? I giochi della corona, corretto utilizzo del potere. Infatti il potere che vuole esercitare la tua mente razionale è quello il potere del controllo, vuole controllare gli eventi. Come li controlla? Con l'analisi. Corretto utilizzo del potere. Più che un potere, la tua mente razionale vuole esercitare un potere. Lo stesso potere è un potere limitante, limitato. Il tuo potere, il potere del femminile, il potere della fede. Corretto utilizzo del potere, non il potere analitico, il potere della mente razionale, il potere della fede. Tu questo manifesterai oggi. Vediamo cos'altro. E poi il benefattore, grazia e generosità. E oggi sperimenterai una grazia, una generosità infinita dal benefattore, che è il Dio che ti incarna, il tuo sé superiore è Dio. Sperimentando il potere della fede, tu avrai grazia e generosità.
Ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo altro e penso che questo lo metto come un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, quindi atemporale, proprio come il potere della fede ci insegna, il tempo lineare non esiste, o meglio il tempo non esiste, è soltanto quello lineare, una peculiarità di questa mente, della vita sulla Terra, della vita duale, affinché tu faccia esperienza della trasmutazione come vi ho fatto questo esempio che mi è accaduto ieri. Ragazze mie, ragazzi, bellissimo, quindi che Dio sia con voi, anzi che voi lo possiate sentire perché è con voi. Vi abbraccio con tutta la mia forza, vi auguro ogni bellissima, meravigliosissima esperienza che avete già davanti e di cui vi accorgerete in questa giornata. Concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!